Il beige è un colore neutro, elegante e versatile, capace di adattarsi a molteplici occasioni e stili. Proprio questa sua neutralità lo rende un'ottima base per un guardaroba funzionale e senza tempo, poiché si combina facilmente con una vasta gamma di colori, materiali e modelli. Tuttavia il beige è sempre stato considerato un colore associato più ad uno stile tradizionale e conservativo, a volte considerato un po' da vecchia signora. Questa percezione probabilmente è dovuta dal fatto che il beige è sempre stato utilizzato per capi classici e conservativi come trench, blazer, tailleur e pantaloni sartoriali, e nonostante questi siano capi fondamentali nel guardaroba di una donna, sono spesso considerati più adatti ad un look formale e composto e quindi meno giovanile. La chiave per trasformare il beige da colore conservativo a elemento di tendenza sta proprio nel modo in cui viene abbinato e presentato. Il taglio del capo gioca un ruolo fondamentale. Scegliere linee più moderne come giacche strutturate, pantaloni a vita alta, abiti o gonne asimmetrici può cambiare completamente l'impressione che il beige trasmette. Anche le texture giocano un ruolo essenziale. Optare per tessuti strutturati oppure la combinazione di tessuti diversi nello stesso look può aggiungere profondità e interesse visivo. Inoltre il beige sarà uno dei colori chiave per il prossimo autunno inverno, come già anticipato da molte sfilate di moda. Le ultime tendenze vedono infatti il beige utilizzato in modi nuovi e creativi, spesso in contrasto con colori più accesi o combinati con diversi toni di beige. Questo rende il beige non solo un'opzione elegante, ma anche estremamente attuale, dimostrando come questo colore possa essere reinterpretato e rilanciato a seconda delle tendenze del momento. Tuttavia è molto importante scegliere la giusta tonalità di beige in base al proprio sottotono di pelle, fondamentale per creare un look armonioso e valorizzare l'incarnato, evitando così che il beige appaia spento o faccia sembrare il viso meno luminoso. Il beige, essendo un colore neutro, può essere declinato in molteplici sfumature, da quelle più fredde e grigiastre a quelle più calde e dorate. Tuttavia, non tutte le tonalità di beige funzionano bene su ogni tipo di pelle, poiché i diversi sottotoni di pelle, caldi o freddi, reagiscono in maniera diversa in base alla temperatura del colore. Per capire come scegliere il giusto tono di beige più adatto a noi, è fondamentale approfondire l'anatomia del beige e tutte le varianti che ne derivano. Il beige infatti è un colore complesso, formato dall'unione di 3 tonalità diverse, che sono il marrone, il giallo e il bianco. A seconda delle proporzioni di questi 3 colori è possibile ottenere un'infinità di toni di beige, da quelli più caldi e delicati, quasi color avorio, a quelli più scuri e saturi, vicini al cammello o al sabbia. Un beige con una maggior quantità di giallo e marrone verrà percepito come un colore molto caldo, e queste sfumature dorate e ambrate sono ovviamente più adatte a chi ha un sottotono di pelle caldo, poiché esaltano la naturale luminosità della pelle. Questo tipo di beige così saturo e tendente al dorato può includere tonalità come il caramello, il cammello e il crema dorato. Tutti sottotoni che si sposano benissimo con chi ha un sottotono di pelle caldo e olivastro, e soprattutto queste tonalità saranno super di tendenza questo autunno-inverno. Tuttavia però, a supporto di tutte quelle donne che come me hanno un sottotono di pelle freddo, esistono anche toni di beige che possono apparire più freddi. Questo accade quando nella miscela del colore si introduce una tonalità di grigio o si riduce notevolmente la quantità di giallo. Una tonalità fredda di beige, infatti, tende ad essere meno dorata e a volte può apparire anche un po' rosata o grigiastra. Questa tonalità fredda di beige è data dal color tortora ed è quindi quella più adatta a sottotoni di pelle freddi. Il tortora, infatti, è un beige con una forte componente di grigio al suo interno, che lo rende quindi sofisticato e versatile. A differenza del beige caldo, quindi, il tortora possiede una neutralità che può bilanciare pelli con sottotoni rosa o bluastri, donando un aspetto delicato ed elegante. Quando scegliamo un capo di abbigliamento beige, dobbiamo tenere sempre in considerazione che il colore andrà ad interagire con il nostro sottotono di pelle. Un beige troppo caldo su una persona con sottotoni di pelle freddi
potrebbe far sembrare la pelle più gialla e spenta, mentre un beige troppo freddo su una persona con sottotono di pelle caldi può far apparire la pelle grigiastra e poco luminosa. Tuttavia non sempre è facile trovare il colore di beige perfetto al nostro sottotono di pelle, soprattutto per quelle come me che sono appassionate di abbigliamento vintage. Il fascino dell'abbigliamento vintage, infatti, risiede nell'unicità del singolo capo, ma proprio per questa unicità è molto complicato trovare il tono di beige perfetto e che meglio si adatta al proprio sottotono di pelle. Se il capo che ci ha conquistate quindi non è proprio la tonalità di beige adatta all'incarnato del nostro viso, non è necessario rinunciare al nostro acquisto. Esistono infatti alcuni trucchetti che possono fare la differenza e permetterci di indossare anche un beige che di per sé non è proprio la scelta ottimale per il nostro sottotono di pelle. Una soluzione efficace è quella di giocare con gli accessori, che possono aiutarci a bilanciare la tonalità del capo che abbiamo scelto. Ad esempio, se il beige dell'abito o del maglione che abbiamo scelto tende a spegnere il nostro incarnato, possiamo aggiungere un accessorio che andrà a riequilibrare l'effetto cromatico vicino al viso. Gli accessori infatti sono strumenti potenti nell'armadio di una donna. Possono trasformare completamente un look aggiungendo un tocco personale e, come in questo caso specifico, correggere l'impatto del colore. Se avete un sottotono di pelle freddo, un accessorio dalle tonalità fredde può fare miracoli. Un foulardino da collo dalle tonalità blu, viola o rosse può aggiungere quella freschezza necessaria per bilanciare un beige troppo caldo, evitando quindi che la pelle appaia spenta e giallognola. Allo stesso modo, una collana con pietre o dettagli in argento o un paio di orecchini dalle tonalità fredde possono incorniciare il viso in modo da creare un contrasto armonico con il capo che indossiamo. Per chi invece ha un sottotono di pelle caldo, la strategia sarà quella di scegliere accessori che enfatizzano questa calda luminosità. Un foulardino da collo dai colori dorati, arancioni o terra, o una collana o orecchini dorati, può aggiungere colore e vitalità al viso, in contrasto con un beige troppo freddo per quel tipo di tonalità di pelle. Questo trucco non solo ci permette di continuare ad indossare i capi che abbiamo già nell'armadio, ma anche di aggiungere interesse visivo al look in modo personale e mirato. Un altro modo molto efficace, soprattutto per quelle che amano il make-up, è sicuramente l'utilizzo del rossetto. Voi non potete immaginare di quante volte il rossetto mi ha salvato dalle tonalità cosiddette sbagliate per il mio sottotono di pelle. Il rossetto infatti non è soltanto un elemento di bellezza, ma è uno strumento potente per riequilibrare i colori del viso a contrasto con i capi che indossiamo. Scegliendo un rossetto che si abbina perfettamente al proprio sottotono di pelle, è possibile riequilibrare un beige che non è proprio in sintonia con il nostro sottotono di pelle. Ad esempio, un rossetto dai toni freddi, come un rosso o un rosa intenso, può creare un contrasto molto interessante con un beige dalle tonalità più calde, illuminando il viso e dando una nota di colore al look che distoglie l'attenzione da eventuali discromie cromatiche. Per chi invece ha un sottotono di pelle caldo, rossetti dalle tonalità aranciate, corallo o marroni, può invece aggiungere colore e vitalità al viso, bilanciando un beige troppo freddo e grigiastro. Indossare il colore giusto vicino al viso è cruciale per ottenere un aspetto fresco e luminoso. Quindi, anche se il capo che abbiamo scelto non è proprio in sintonia con il nostro sottotono di pelle, gli accessori giusti e un tocco di make-up possono trasformare l'intero look. È tutta una questione di bilanciamento cromatico. Gli accessori delle tonalità giuste e il rossetto delle tonalità giuste può fare la differenza tra un look che ci fa apparire spente e uno che ci fa brillare. Come sappiamo quindi il beige è un colore neutro e versatile che può essere abbinato in una infinita varietà di combinazioni. Tuttavia l'approccio classico di abbinare questo colore al nero, al bianco o alle stampe animalier, sebbene classico, può risultare un po' prevedibile e in alcuni casi dare anche un aspetto un po' datato, diciamo un po' da vecchia signora. Questo stile classico, pur rimanendo elegante ed appropriato in qualsiasi situazione, manca però di freschezza e modernità, risultando statico e senza l'energia necessaria per esprimere un look più raffinato e moderno. Per dare nuova vita al beige ed allontanarsi da uno stile eccessivamente classico,
Una strategia vincente e molto di tendenza è quella di abbinarlo a colori chiari e polverosi, che lo trasforma da colore neutro e tradizionale a elemento chiave di un look sofisticato e moderno. Ad esempio, un pantalone beige abbinato ad una camicia rosa cipria o azzurro ceruleo crea un contrasto leggero e armonioso che illumina l'outfit e lo rende immediatamente attuale. Questo tipo di combinazione di colore funziona perfettamente per chi vuole mantenere un look elegante e sobrio, ma con un tocco di novità e freschezza che evita di cadere nella monotonia. Un altro modo per evitare l'effetto vecchia signora è quello di sperimentare con diverse sfumature di beige nello stesso outfit. L'abbinamento di toni diversi di beige, magari anche includendo tonalità metalliche come il dorato o il bronzo, ma anche l'argento per quelle che come me hanno un sottotono di pelle freddo, aggiunge profondità e dimensione al look. Questo gioco di sfumature permette di creare un look cosiddetto monocromatico che, anziché risultare piatto e monotono, appare ricco di dettagli e sfumature. Ad esempio, io qui indosso un paio di pantaloni color sabbia e quindi di un beige molto chiaro, con un top a bretelline grigio argento altrettanto chiaro ed un giacchino strutturato di un colore beige un po' giallastro, quasi tendente al lime. Tutto ovviamente rigorosamente vintage. Ho poi completato il look aggiungendo un paio di orecchini fantasia dai colori pastello, un anello base dorata con pietratura bianca e spadriglias giallo chiaro. Questa combinazione di toni diversi di beige e l'aggiunta di dettagli di colore danno movimento e profondità al look. Questo approccio permette di essere fedeli alla neutralità del beige, ma con un risvolto più interessante e moderno. Un altro abbinamento molto interessante è sicuramente beige e lime. Questo abbinamento di colore rappresenta forse una delle combinazioni più fresche e moderne del panorama della moda contemporanea. Il lime infatti introduce una nota di energia e vitalità che trasforma l'outfit, rendendolo dinamico e accattivante. Questa combinazione non solo crea un contrasto interessante, ma anche un equilibrio perfetto tra sobrietà e audacia, donando energia al beige, allontanandolo da qualsiasi idea di monotonia e prevedibilità. Sicuramente la combinazione di beige e marrone è una scelta intramontabile, capace di dare raffinatezza ed eleganza a qualsiasi tipo di outfit. Entrambi infatti appartengono alla gamma di colori neutri e, se ben abbinati, possono creare un look sofisticato, elegante e senza tempo. Il beige con la sua delicatezza e il marrone con la sua profondità di colore si completano a vicenda creando un equilibrio perfetto tra sobrietà ed eleganza. Inoltre l'aggiunta di accessori dorati può fare una grandissima differenza. Io in questo caso ho aggiunto una cintura dorata. Questo accessorio non soltanto definisce la silhouette, ma aggiunge anche un tocco di lusso al look. Il dorato infatti, con il suo luccichio discreto, illumina i toni neutri del beige e del marrone, dando al look un aspetto sofisticato e chic. Inoltre una cintura dorata funge da punto focale che attira l'attenzione sul punto vita e valorizza la silhouette. Un altro modo per dare dinamicità al beige è senza dubbio giocare con le texture, combinando materiali lucidi con materiali opachi. Questa strategia infatti permette di creare un contrasto visivo e tattile che aggiunge profondità e interesse visivo al look, evitando che il beige possa risultare piatto e monotono. Ad esempio, un abbinamento classico, ma di grande effetto, è quello di tessuto e pelle. Una giacca beige abbinata a pantaloni di pelle della stessa tonalità può trasformare un outfit semplice in qualcosa di più ricercato e alla moda. Un altro abbinamento vincente è sicuramente quello tra lana e satin. Un maglione di lana beige, ad esempio, può essere portato su una gonna o un pantalone di satin beige, creando un interessante contrasto tra la ruvidità e la morbidezza della lana e la lucentezza del satin. Questo gioco di texture non solo rende l'outfit più interessante, ma aggiunge anche un tocco di eleganza e modernità, rompendo quell'immagine un po' monotona e forse datata del beige. Io qui ad esempio indosso un top rosa antico in seta ed una gonna beige misto cotone.
In quest'altro invece indosso un top in satin cipria molto chiaro con dettagli in pizzo ed un pantalone color tortora molto chiaro in cotone, con l'aggiunta di accessori di colore rosso che danno dinamicità al look. Questo tipo di combinazione è perfetto per coloro che amano il beige ma vogliono evitare un look troppo monotono e uniforme. Sperimentare con le texture permette di esprimere la propria personalità attraverso la scelta dei materiali, creando outfit che sono contemporanei, chic e soprattutto mai noiosi. Come abbiamo accennato prima, gli accessori giocano un ruolo fondamentale nel rendere il look più sofisticato ed elegante. Aggiungere accessori metallici come una cinta dorata, orecchini argento o una borsa con dettagli in metallo possono elevare un outfit apparentemente semplice, conferendo una nota di raffinatezza e modernità. Gli accessori metallici non solo aggiungono un elemento di lusso al look, ma fungono anche da punti focali che catturano l'attenzione di chi guarda. Questo è particolarmente importante quando si indossano colori neutri e discreti come appunto il beige. I dettagli metallici riflettono la luce, creando un contrasto interessante con la base opaca del beige, donando all'intero outfit un aspetto più ricco e dinamico, trasformandolo radicalmente. Anche un paio di occhiali da sole con dettagli in metallo o una borsa con una catena metallica possono fare la differenza, aggiungendo quel tocco di brillantezza necessario per dare vitalità al look. Il vero potere del beige quindi risiede nella sua incredibile versatilità, capace di adattarsi e trasformarsi attraverso le giuste combinazioni tra i vari elementi. La chiave sta infatti nel bilanciare sapientemente texture, colori e accessori per creare look che siano freschi e moderni. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia ispirato a sperimentare con il beige in modi completamente nuovi. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!